questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa giacchetta semplicissima e particolare che io ho deciso di chiamare Daisy. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Sterling linea Rosen, spero che si pronunci così, comunque come sempre vi metto il link in descrizione. Per quanto riguarda questo filato è particolare, si vede dalla telecamera, ecco si vede, perché ogni tanto ha delle parti un po' più grosse rispetto ad altre, quindi il filo non è regolare, ma non c'è un grosso divario, veramente è sottilissima la differenza che c'è nel filo quando lo vedete un po' più sottile e un po' più doppio, e mi piaceva proprio questo contrasto perché come potete vedere quando si lavora la creazione non si nota tantissimo mi piace, è un effetto che si vede soltanto da vicino e lo trovo perfetto, e comunque si lavora benissimo. E io ho lavorato questo colore che è lo 01, ma vi faccio vedere anche altri colori presenti sempre sul sito, guardate qui che meraviglia, c'è anche uno splendido grigio che io ve lo straconsiglio, perché se volete fare una creazione che si abbini su tutti gli outfit il grigio è sempre quello preferito. Un'altra cosa, io ho lavorato questo 3 gomitoli di questo filato, ossia 300 grammi, lavorando con l'uncinetto del 5,5. Per una taglia M ve ne consiglio 4, per una taglia L 5, che vanno bene anche se dovete fare la creazione più lunga o più chiusa. Questo perché io comunque del terzo gomitolo me ne è avanzato, però non così tanto da poter dire che va bene anche per una taglia M, per questo consiglio 4 gomitoli taglia M e 5 gomitoli taglia L. Altra cosa, se non vi piace l'effetto del filato che si fa un po' più doppio, un po' più sottile, ma preferite un filato lineare, come filato alternativo sempre in descrizione io vi metto il link alla sezione offerte social, dove trovate il Big Ball o batuffolone, perché adesso ha cambiato nome, io ho sia l'etichetta Big Ball che batuffolone, e potete acquistarlo in offerta questo filato che è da 250 grammi, e io vi consiglio per la taglia per la taglia S un gomitolo solo, perché comunque è un filato più sottile, infatti lo potete lavorare tranquillamente con il 4,5, e per una taglia M 2 gomitoli che vanno bene anche per una taglia L, e li trovate singolarmente appunto in offerta, quindi se non volete usare lo stesso filato che ho usato io potete usare tranquillamente il Big Ball. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, perché sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, sia per quando si lavora il corpo della maglia in giri di andata e ritorno, sia quando si va a fare la manica e quindi si lavora in giri di tutto tondo. È una lavorazione che già conoscete perché l'abbiamo già usata per fare una creazione quest'estate, e io la trovavo perfetta appunto per questo tipo di filato e per il tipo di giacchetta che avevo in mente, quindi mi raccomando è semplicissima anche per chi è alle prime armi. Detto ciò, spero che questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il filato della Sterling linea Rosen. Il colore che ho scelto io è lo 01, che è questo qui, e questo filato ha la particolarità, come potete vedere, di non essere lineare, ogni tanto è un po' più grande e un po' più sottile, ma la differenza è veramente pochissima, è un effetto ottico che si vede soprattutto solo quando si ha la creazione vicina. Ve la faccio vedere un attimo visto che sto lavorando. Come potete vedere a primo impatto non si vede, però se uno ci fa un po' più di attenzione vede che qua è un po' più sottile rispetto a qui che è un po' più doppio, però è un effetto che a me piace tantissimo perché da lontano non si nota, ma si nota solo da vicino. Questi sono alcuni dei colori a disposizione, ma ne trovate anche altri presenti sul sito. Ora io qui vi farò vedere un piccolo campione. Lavoreremo con l'uncinetto del 5,5, il multiplo del motivo è di 8 più 3 catenelle, quindi si vanno a montare dei multipli di 8 a cui poi vanno aggiunte alla fine 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Io ho montato 131 catenelle. Per una taglia M vi consiglio di aumentare di altri 6 motivi in più rispetto a me, in modo tale che quando andrete a dividere poi ne avrete 2 in più per lato, mentre per una taglia L io vi consiglio di andare a mettere 10 motivi in più rispetto a me, in modo tale che quando andrete a dividere avete davanti le due parti avanti 3 motivi in più rispetto a me, e per la parte dietro 4 motivi. È vero che 8 catenelle sono grandi, però
io andrei più o meno su questa misurazione, sempre però tenendo conto che come dico sempre anche nel fatto delle giacche, di misurarvi o il seno o i fianchi a seconda di cosa avete più grande e di andare a montare tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza. Io l'ho fatto un po' più stretta rispetto a quello che faccio solitamente, perché come avrete visto nelle immagini iniziali, la giacchetta non mi si deve chiudere, è una giacchetta che preferisco lasciare aperta. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare i nostri 4 giri e iniziamo subito dal primo giro e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella, vado nella seconda e realizzo la seconda maglia alta, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Questo che stiamo facendo lo faremo per tutto il giro, quindi poi vado a fare, scusate, mi tiro un po' di filato perché altrimenti poi inizio a litigarci, e vado a realizzare 3 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle, ricomincio da capo e vado a fare le 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1 2 e 3 catenelle, 1 2 e 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi di nuovo da fare 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1 2 e 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi devo fare questo per tutto il giro, vado a terminare il giro andando a fare le ultime 3 maglie alte, quindi 1 2, entrando nella catenella successiva, e 3. Come sapete, io quando faccio i giri di andata e ritorno preferisco fare sempre qualche catenella in più, che poi si può tranquillamente andare a sfilare in questa maniera, in modo tale meglio mettere qualche catenella in più che qualche catenella in meno, che poi si è costretti a sfilare tutto. A questo punto ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro. O vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, o come me andiamo a fare direttamente la maglia bassa. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, vado nell'archetto, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e faccio questo per tutto il giro. 3 catenelle, salto le maglie alte, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi vado a ripetere questo per tutto il mio secondo giro. Per terminare il secondo giro andiamo a fare 3 catenelle, entriamo nell'ultima maglia alta che equivaleva alla catenella qui e vado a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro e vado a realizzare, o mi alzo con una catenella o fate come me direttamente, andiamo a fare la maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a fare 3 catenelle, entro nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo, quindi andiamo nell'archetto successivo e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, di nuovo le nostre 3 maglie alte, e andiamo a fare questo per tutto il giro. Quindi in un archetto si vanno a fare le 3 maglie alte, 3 catenelle, la maglia bassa come potete vedere va nell'archetto sopra le 3 maglie alte del primo giro. Questo appunto ci permette di avere i gruppi di 3 maglie alte alternati. Quindi questo si fa per tutto il terzo giro. Per terminare il terzo giro andiamo a fare 3 catenelle,
si entra nell'archetto, andiamo a fare una maglia bassa e poi una maglia bassa sopra la maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, e quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi devo ripetere questo per tutto il quarto giro. Lo vado a terminare realizzando 3 catenelle, prendo il filo, salto la prima maglia bassa, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Quindi questi sono i 4 giri che dobbiamo ripetere. Come potete vedere, in realtà il primo e il terzo sono uguali, così come il secondo e il quarto, solo che cambia all'inizio e fine giro, proprio perché dobbiamo alternare i nostri gruppi di 3 maglie alte. Mi giro con la lavorazione e vi faccio rivedere un attimo come andare a fare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa, e andiamo a realizzare quindi 3 catenelle stavolta, che sono sta prima maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte e poi lavoro normalmente. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, vado a fare le mie 3 maglie alte e vedete, torniamo a essere in perpendicolare con le 3 maglie alte del primo giro che abbiamo fatto, e quindi vado a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, di nuovo andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 3 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa e terminiamo il primo giro andando a fare 3 catenelle, 2 maglie alte nell'archetto e una maglia alta nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, e poi si ricomincia dal secondo giro. Allora io ripeterò questi giri fino ad arrivare ad altezza degli scalfi. Non voglio la giacca troppo lunga, quindi vi dirò quanti giri sono andata a ripetere e come dividere poi le due parti avanti con la parte dietro e continuare la nostra lavorazione. Allora, ho ripetuto i 4 giri per 8 volte. Come vi ho detto, voglio una giacchetta, non la voglio lunga, quindi ripetere i 4 giri 8 volte per me va più che bene. Se voi volete naturalmente la giacca più lunga, andate a ripetere i 4 giri di più, direi almeno di ripeterli 11-12 volte. Detto ciò, vado a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti, anche se io ho terminato con il giro degli archetti di 3 catenelle, sono andata nel giro precedente a contarmi i miei gruppi di 3 maglie alte, ne ho un totale di 12, quindi ne ho messe 4 avanti, 1 2 3 4 da ogni parte e 12 dietro, e sono andata a mettere i marcapunti qui dove vedete, qui ho il primo gruppo e l'ultimo gruppo del davanti, quindi nel giro degli archetti sono andata a mettere il marcapunti giusto al centro. Ora per le taglie più grandi delle mie, taglia M, dovreste aver messo 6 motivi in più rispetto a me, quindi dovreste mettere, invece di 4 dovreste mettere 6 motivi in più, scusatemi, invece di 4 5 motivi in più, quindi uno avanti, un altro avanti e 2 dietro. Per le taglie più grandi, taglia M, io vi ho consigliato di mettere 6 motivi in più rispetto a me, quindi in questo caso voi dovreste andare a mettere, se ho fatto bene i calcoli, 2 motivi in più per lato rispetto a me, quindi 6 e dietro ne dovreste aver messo 14, mentre per una taglia L vi avevo consigliato di mettere addirittura 12, se non mi sbaglio, non mi ricordo più quanti motivi in più rispetto a me, però naturalmente dividete
dividete la lavorazione in modo tale da avere motivi che vi vanno bene sia avanti che dietro. Meglio se avete mettere sempre un motivo se avete un numero dispari, di mettere quello dispari naturalmente dietro. Detto ciò, quindi si va a fare di sempre i nostri 4 giri, però appunto non si lavora più in tutto per tutto il motivo, ma si andrà a lavorare per ai 3 pezzi, quelli 2 avanti separatamente e poi quello dietro. Vi faccio vedere solamente il primo giro, proprio perché qui dobbiamo andare a terminare come terminiamo per il davanti, e i 4 giri però poi restano gli stessi. Quindi io devo ricominciare a lavorare il primo giro come ho sempre fatto, vado a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro e poi vado a fare le mie 2 maglie alte e poi vado a lavorare normalmente, quindi 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi vado a lavorare normalmente appunto il mio primo giro. Vi farò vedere appunto come andarlo poi a terminare, in modo tale poi da ricominciare a fare il nostro secondo giro. Però ripetiamo, è davvero semplicissimo perché i giri sono sempre quelli, solo che appunto dobbiamo lavorare su diciamo su meno motivi rispetto a prima. Voglio terminare insieme a voi il primo giro, quindi per questo sto parlando un po' più del solito. Quindi vado a fare le ultime 3 maglie, cioè il gruppo di 3 maglie alte, 3 catenelle, vado dove ho l'archetto, vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle e vado e ho raggiunto il mio marcapunti. Nel marcapunti vado a fare nell'archetto, vado a fare le mie 3 maglie alte, 2 e 3. Mi raccomando, quando poi andremo a lavorare la parte di dietro, inizieremo a lavorare partendo sempre dove abbiamo lasciato il nostro marcapunti, andremo sempre a lavorare le prime 3 maglie alte, poi 2 catenelle, maglia bassa, quindi diciamo che qui avremo un totale di 6 maglie alte, però separate naturalmente, perché quando andremo a lavorare il pezzo di dietro faremo qui le 3 maglie alte, poi andremo a lavorare normalmente e termineremo qui le 3 maglie alte. Sempre in questo archetto ci troveremo naturalmente le 3 maglie alte che abbiamo fatto per il pezzo del davanti. Quindi io mi giro con la lavorazione e vado a lavorare come abbiamo sempre lavorato il secondo giro. Io entro direttamente e faccio la maglia bassa e poi le mie 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto, maglia bassa. Quindi vado a lavorare adesso su questo pezzo i miei 4 giri. Naturalmente bisogna lavorare fino ad arrivare all'altezza spalle. Io vi dirò quante volte sono andata a lavorare e poi vedremo come continuare a lavorare la nostra giacchetta. Dunque ho ripetuto i 4 giri per 2 volte e poi nuovamente i 2 giri, avendo così uno scalfo di circa 16 centimetri. Ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato e anche dietro, quindi ho ripetuto i 4 giri 2 volte e poi nuovamente i primi 2 giri. Ora per le taglie più grandi, taglia M, io vi consiglio di ripetere i 4 giri per 3 volte e poi di nuovo i primi 2 giri. Taglia L ripetetelo per 5 volte e poi nuovamente i 2 giri, fermo restando che vi consiglio sempre di mettere i marcapunti una volta fatto sia avanti e il dietro, o comunque di misurarvi l'altezza per arrivare ai centimetri che vi servono. Consiglio per una taglia M di arrivare almeno 17,5-18 centimetri, taglia L 19,5-20 centimetri. Altra cosa, poi io sono andata a cucire i 2 pezzi e ho cucito per 15 i 2 pezzi avanti con il pezzo dietro e sono andata a cucire per 15 centimetri, lasciando gli ultimi centimetri aperti. Inoltre mi raccomando, come vi ho detto, io quando ho iniziato il pezzo di dietro dove avevo un marcapunti ho iniziato con le 3 maglie alte e quindi poi ho finito dietro con la stessa cosa. Adesso per quanto riguarda la cucitura delle spalle, per le taglie più grandi delle mie decidete voi quanto andare a cucire. L'importante è che lasciate dietro scoperti almeno sui 7-10 centimetri, non di meno perché altrimenti vi stringe, quindi lasciate comunque qui almeno tra i 7 e i 10 centimetri. Io quindi qui ho cucito per 15 centimetri. Arrivate a questo punto possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica lavoreremo sempre con lo stesso punto e sempre con l'uncinetto del 5,5. Vado sempre dove ho messo qui il marcapunti e andiamo a fare i giri. Saranno sempre 4, però come vedrete adesso l'inizio e la fine di ogni giro sarà diverso in quanto lavoreremo in tondo e non più in giri di andata e ritorno. Quindi io mi aggancio dove ho appunto il marcapunti e vado a fare le mie
3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte. Ops, scusate, mi è scappato il filo, che sto cercando anche di fermare quello dietro che poi andrò a tagliare. 3 catenelle, vado dove ho qui, vedete, le 2 maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, salto la maglia alta e vado direttamente qui dove ho la maglia bassa e vado a fare le mie 3 maglie alte. Per quanto riguarda, questo è il primo giro, giostratevi un po' naturalmente la separazione tra la maglia bassa e le 3 maglie alte. Se vedete che la lavorazione tende a stringere troppo, le 3 maglie alte andate a farle prima o qui dove abbiamo la maglia alta, quindi gestite in maniera tale da non stringere troppo la lavorazione. Quindi vado a fare le mie 3 maglie, le mie 3 catenelle e la maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, vado questa volta qui dove ho la mia maglia bassa e vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera, mi gestisco un po' la lavorazione, vi dirò alla fine quanti gruppi di 3 maglie alte sono andata a realizzare. Allora, io sto terminando il primo giro e vi dico che di gruppi di 3 maglie alte io ne ho 6 e come potete vedere la manica va bene, non si è stretta troppo, quindi andiamo a chiudere il nostro primo giro in questa maniera. Vado a fare 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Nell'archetto che si è creato vado a iniziare il mio secondo giro e vado a realizzare una maglia bassa e poi 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, vado nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, vado a fare la maglia bassa e continuo così per tutto il secondo giro. Quindi in ogni archetto di 3 catenelle vado a fare una maglia bassa e ogni maglia bassa viene separata da 3 catenelle. Continuo così, ve lo faccio vedere tutto perché tanto è velocissimo da fare, in modo tale da farvi vedere anche poi il terzo giro e naturalmente come andare a chiudere la lavorazione del secondo giro. Quindi sto per terminare, vado a fare la maglia bassa, le 3 catenelle e di nuovo maglia bassa, 3 catenelle, vado nella maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima. A questo punto iniziamo il nostro terzo giro con una maglia bassissima, mi porto al centro dell'archetto e poi vado a fare direttamente, o vi alzate con una catenella o facciamo direttamente una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 3. Questo perché dobbiamo avere di nuovo i gruppi di 3 maglie alte alternati, poi di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte e continuiamo così per tutto il terzo giro. Quindi 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto, 3 maglie alte. Continuo così fino ad arrivare alla fine del giro, vi farò vedere come terminare il terzo e come iniziare poi il quarto e ultimo giro. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte, vado a fare una catenella, prendo il filo, entro dove ho la maglia bassa iniziale, vado a fare una mezza maglia alta. A questo punto andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro. Nell'archetto che si è creato vado a fare una maglia bassa e poi come prima come secondo giro 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto il gruppo, vado nell'archetto, maglia bassa e continuo così per tutto il quarto giro. Questo modo di chiudere e iniziare i giri ci serve in modo tale che la lavorazione di inizio e fine giro non vada a farsi in obliquo, ma rimanga dritto. Quindi io continuo, vi faccio vedere come terminare anche il quarto giro per poi ricominciare dal primo giro e poi faremo questi 4 giri fino ad arrivare alla lunghezza
desiderata della manica. Io voglio una manica lunga, quindi alla fine vi dirò quanti giri appunto sono andata a fare per terminare. Ok, sto terminando il giro, vedete qui ho la maglia bassa iniziale, ho fatto le 3 catenelle, vado nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto, diciamo, al centro del mio archetto e poi vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro, altre 2 maglie alte, quindi sto ricominciando a fare il mio primo giro. E infatti, come vedete, le 3 maglie alte sono in perpendicolare con le 3 maglie alte del primo giro, e poi continuiamo normalmente come abbiamo sempre fatto: 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte. Io continuo quindi come vi ho detto in questa maniera, vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere i 4 giri. Ho terminato la prima manica, ho ripetuto i 4 giri 10 volte e poi nuovamente il primo giro, il secondo. Quando sono andata a ripetere il secondo però ho alternando facendo 2 maglie basse, 2 catenelle e 3 catenelle invece di sempre 3 catenelle, questo per stringere un po' la lavorazione. Quindi ripeto, ho ripetuto i 4 giri per 10 volte, poi di nuovo il primo e il secondo giro, e nel secondo giro ho alternato 3 catenelle, 2 catenelle, 3 catenelle, 2 catenelle per stringere leggermente il polsino. Adesso andrò a fare anche l'altra manica. Allora, ho terminato anche la seconda manica rifacendo sempre i 4 giri per 10 volte e poi i primi 2 giri, e ho fatto poi un bordino di un giro di maglie basse intorno a tutta l'apertura, andando a fare naturalmente una maglia bassa in ogni maglia orizzontale, una maglia bassa in ogni maglia bassa orizzontale, e dove avevo però le 3 catenelle sono andata a fare solo 2 maglie basse, perché se ne facevo 3 mi si allargava la lavorazione, e quindi ho fatto appunto solamente un bordino giusto per rifinire l'apertura della giacca. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.